Benvenuti a un'edizione speciale e profondamente emozionante di Segreti Turchi, il luogo in cui il racconto del cuore diventa arte viva. Oggi ci addentriamo in una vicenda che ha oltrepassato schermi, copioni e telecamere per radicarsi dove le parole si fanno eternità, la poesia. Quello che è accaduto tra Mahsine Merabet e Cenk Torun non è un semplice sussurro di corridoio. È una dichiarazione di amore irrisolto. Uno scambio di anime che ha lasciato sospeso il respiro non solo della Turchia, ma del mondo intero. Preparatevi, cara famiglia di Segreti Turchi, perché oggi smonteremo con cura, verso dopo verso, il testo che ha incendiato la rete e i gesti simbolici che rivelano come quella fiamma non si sia mai davvero estinta. È un viaggio nella potenza delle parole scritte e nel peso dei silenzi condivisi. Prima di entrare in questo labirinto di rime e malinconia, vi rivolgo un invito dal profondo. Se amate un giornalismo analitico, rispettoso e pieno d'anima, iscrivetevi al canale. Attivate la campanella, così il battito delle stelle non mancherà mai ai vostri schermi. E se desiderate diventare i pilastri di questo progetto e accedere a contenuti esclusivi, retroscene e dettagli che nessun altro osa raccontare, cliccate sul pulsante Unisciti proprio ora. Il vostro sostegno come membri permette a Segreti Turchi di continuare a indagare storie che toccano l'anima. Ora, silenzio, sta per parlare l'inchiostro del cuore. Tutto è cominciato come cominciano le grandi rivoluzioni dell'animo, nella penombra dell'intimità. Mahsine Merabet, donna dalla forza dirompente davanti all'obiettivo e dal riserbo elegantissimo nella vita privata, ha scelto, in un momento di fragilità sincera, di aprire una piccola finestra sul suo mondo. Una foto del suo diario, scritto a mano, è apparsa senza tag, senza menzioni, senza spiegazioni. Una frase breve, ma capace di tagliare l'aria come una lama sottile: ci sono giorni in cui il cuore non grida, mormora. E quel mormorio ha il tuo nome. Il post è rimasto online appena un'ora, poi è scomparso. Ma nell'era dell'immediatezza, un'ora è un'eternità. È stata sufficiente perché i follower di Segreti Turchi e i fan della coppia catturassero il battito di Mahsine. Di chi era quel nome che il cuore sussurrava? La risposta sembrava scolpita nell'inconscio collettivo: Cenk Torun. Quella brevità, quella carta tremante tra le dita, è stata la scintilla che ha innescato una tempesta di supposizioni e che, molto presto, avrebbe svelato un abisso assai più profondo. Perché la vera bomba è esplosa quando è trapelato l'intero componimento. Ciò che pareva un pensiero fugace era, in realtà, un testo intriso di devozione, un filo di memoria che il tempo non era riuscito a spezzare. Fonti vicine all'attrice confermano che quei versi sono nati in un periodo di intimità speciale tra lei e Cenk, quando gli sguardi dicevano più delle parole. Ascoltate con la gravità che meritano alcuni frammenti ricostruiti da chi ha avuto accesso a quelle pagine. Non mi affaccio al tuo nome per sentirti, ma perché ti abiti il silenzio. Non ti inseguo perché sei partito, ti inseguo perché sei rimasto dove non si vede. Ci sono nomi che la bocca non osa, ma l'anima riscrive senza sosta. E quando chiudo gli occhi, l'inchiostro che mi scorre dentro prende la forma del tuo. Fermiamoci qui, famiglia di Segreti Turchi. Ascoltate la doppiezza di queste righe. Non ti inseguo perché sei partito, ti inseguo perché sei rimasto dove non si vede. È la resa incondizionata davanti a un legame che supera la presenza fisica. È la missione che, sebbene i loro cammini si siano divisi agli occhi del pubblico, nel centro emotivo di Mahsine quel filo non si è mai spezzato. La metafora dell'inchiostro del cuore racconta una ferita che continua a sanguinare, ma lo fa con una grazia lirica che solo i grandi amori sanno imporre al tempo. Questo è anche il momento per porvi una domanda, voi che ci accompagnate sempre con tanta passione. È possibile scrivere qualcosa di simile per qualcuno con cui non si sente più una connessione autentica? La poesia è forse la forma di confessione più onesta quando un ciclo non si è davvero chiuso? Aspettiamo le vostre teorie, le vostre storie, i vostri versi nei commenti. E ricordate, se questa analisi vi risuona, lasciate un mi piace. Se desiderate sostenere il nostro lavoro d'indagine per continuare a sciogliere questi enigmi del cuore, il pulsante Unisciti è la strada più diretta verso la verità.
E poi c'è stato lui. Cenk, cavaliere d'altri tempi, discreto fino a sembrare un'ombra quando il clamore cresce troppo, non è rimasto del tutto in silenzio. In una risposta che solo chi conosce il suo stile ha saputo decifrare, ha pubblicato una storia. Un quaderno, una penna d'epoca, una luce tiepida, e una frase che sembrava bussare direttamente all'anima di Massine, alcune parole non scoloriscono mai. Non è stata una conferma urlata, ma una stretta di mano data da lontano. I gesti, però, sono andati oltre lo schermo. Cenk è stato visto uscire da una legatoria d'arte con un pacco avvolto in carta craft, legato con uno spago sottile e con una rosa essiccata fissata al fiocco. Per gli analisti di segreti turchi, questo è più di un semplice acquisto, è una risposta poetica. Lui ha sempre preferito i simboli alle dichiarazioni esplicite, gli oggetti che contengono storie alle frasi facili. Stava forse facendo rilegare un libro? Proprio quei versi. Era un dono di ritorno per la donna che scrive il suo nome nel silenzio? I cronisti hanno provato a carpire almeno un commento, ma Cenk, con la sua consueta eleganza, ha congedato le domande con poche parole tanto semplici quanto definitive. Le frasi nate dal profondo non chiedono spiegazioni. Con quella sentenza, ha chiuso la porta alla curiosità banale e aperto la finestra dell'interpretazione intima. Anche la geografia dell'amore ha avuto un ruolo cruciale. È stato segnalato che i due siano stati visti, separatamente ma con una sincronia inquietante, in un parco di Istanbul che un tempo fu il loro rifugio. Non si sono incontrati davanti alle telecamere, non c'è stato il colpo di scena che accende i flash, ma il fatto che tornino nello stesso luogo, tra le stesse ombre degli stessi alberi, suggerisce un ritorno alle radici del loro legame. A questo si aggiunge la visita di Cenk a un piccolo caffè intriso di memorie. Il proprietario ha raccontato che l'attore si è seduto al suo tavolo di sempre, ha ordinato ciò che prendeva quando erano noi, e ha guardato fuori dalla finestra per un'ora intera. Solo, senza telefono, semplicemente presente nello spazio dove un tempo abitava un pronome al plurale. È l'immagine stessa della nostalgia. Nel frattempo, fonti vicine a Massine confidano che, quando ha letto il poema a un'amica del cuore, non è riuscita a trattenere le lacrime. Le tremavano le mani, ha rivelato la fonte. Non è stato un atto di semplice scrittura, è stata una liberazione, un grido sommesso alla ricerca del suo destino. Siamo a un punto di svolta, famiglia. Se apprezzate questa narrazione e volete che Segreti Turchi continui a offrirvi cronache con questa profondità letteraria, vi ricordiamo che potete sostenerci anche diventando membri attraverso il pulsante Unisciti. Essere parte della famiglia di Segreti Turchi significa difendere un racconto di qualità che non si accontenta di titoli facili. La fase finale di questo scambio si è consumata nel regno della musica e delle immagini. Massine ha condiviso una playlist dal titolo Mano al cuore, in cui spicca la canzone Evolver. Nel testo si parla di camminare senza mai andare via davvero, di vivere negli spazi muti dell'altro, un riflesso perfetto del suo componimento. Poche ore dopo, Cenk ha pubblicato un video in bianco e nero, solo una penna che scorre su un foglio già umido di qualcosa che somiglia a una lacrima. Alla fine, una frase, ciò che nasce dall'anima trova la strada. Stanno parlando con un codice che solo loro, e noi qui a Segreti Turchi, riusciamo a intendere. Sembra che abbiano deciso che il frastuono esterno sia troppo rumoroso per una riconciliazione dichiarata, scegliendo il linguaggio universale dell'arte. Non è più questione di etichette come i fidanzati Rolex, è quel che una fan ha definito in un commento diventato virale, poesia che cammina. Uniti in ogni riga, in ogni canzone, in ogni lacrima caduta sulla carta. E mentre il pubblico attende un gesto esplicito, loro lasciano tracce per chi sa leggere oltre l'inchiostro, un orario condiviso ma non pubblicato, un profumo riconosciuto sulle pagine, un titolo sfiorato e poi cambiato. Come se la cura fosse di non ferire ciò che è ancora vivo. Arriviamo alla fine di questa cronaca con il cuore che vibra al ritmo di questi due artisti del sentire. Massine Merabet e Cenk Torun ci ricordano che il vero amore non è una linea dritta, ma un cerchio che ritorna al punto di partenza, carico di esperienza e, talvolta, di dolce dolore.
Qui a Segreti Turchi continueremo a osservare ogni pubblicazione, ogni respiro, ogni ombra, per portarvi il racconto più vicino possibile alla verità. Quel poema sarà il ponte verso un nuovo capitolo pubblico? O è il modo che hanno scelto di volersi bene da lontano, protetti dalla letteratura? Solo il tempo potrà rispondere. Ma una cosa è certa, la loro storia ormai è incisa con un inchiostro che non scolora, quello custodito nell'anima. Grazie per averci accompagnato in questo viaggio. Se questo video vi ha fatto riflettere sui vostri amori e sui vostri silenzi, non dimenticate di mettere mi piace, di condividerlo con gli altri fan e di iscrivervi. E, ancora una volta, considerate di entrare nella nostra famiglia cliccando su Unisciti. Il vostro sostegno è ciò che mantiene viva la fiamma di Segreti Turchi. Ci vediamo alla prossima esclusiva, sempre qui, dove la verità ha voce e sguardo.